Terzo livello di calibrazione. In questo terzo livello introduciamo anche un aspetto da riconoscere diverso, che è quello del piano sul quale i cerchi vengono orientati. Quindi il paziente, oltre a dover riconoscere l'ampiezza della circonferenza, dovrà riconoscere anche su che piano le abbiamo fatta percepire. Considerate che questo ha un valore dal punto di vista informativo, nel senso che, come vi dicevo prima, la circonferenza posta su un piano frontale impegna il movimento dell'arto superiore attraverso la spalla. Vedete bene che se il cerchio è posto su un piano orizzontale, le articolazioni in gioco saranno due, il gomito e la spalla insieme. Quindi, allora, attento che i cerchi possono essere anche messi in questo modo, per terra, va bene? Va bene. Allora, vediamo un pochettino. Quando effettuate il posizionamento in orizzontale, avvicinate leggermente i cerchi, in quanto altrimenti non avremmo la possibilità di raggiungere le circonferenze più ampie. E via. Stop. Allora, che cerchio era? Il 7. Il 7. Senti come era messo? In verticale, in piedi? Orizzontale. Orizzontale. Molto bene. Allora, ti faccio sentire il 7 in orizzontale. Se fosse stato il 7 in orizzontale, avessi sentito di questo. E stop. Ti sembra uguale a quello che ti ho fatto sentire prima? Mi sembra uguale. Allora ti rifaccio sentire il mio. Comunque era vero, era in orizzontale. Allora, quello che ti ho fatto sentire io, porta bene attenzione a quello che è il movimento del gomito. Era così. Era il 5, molto bene. Qualora ci fossero difficoltà di poter comprendere se il tabellone è messo in verticale oppure in orizzontale, possiamo chiedergli a lui di aiutarci con la mano sinistra a capire se stava messo per terra, così? No. Vabbè, non sono andato verso il basso, così? Basso. Basso, esattamente. Ok. Quarto livello di calibrazione. Introduciamo la programmazione del movimento, quindi l'anticipazione. Sarà il paziente adesso a dover decidere quale cerchio vuole sentire e su che piano lo vuole sentire. Saremo noi poi a decidere se soddisfare o disattendere la sua richiesta. Allora, quale vuoi sentire? La 1. Questo qua? Sì. Senti, lo vuoi sentire Verticale. verticale, così in piedi. Senza la possibilità di comunicare, avreste voi scelto
di posizionare il tabellone in diverse posizioni richiedendogli se era quella o quell'altra posizione. Quindi uno così. Allora, pensa bene a quello che dovrai sentire. Fatto. E via. Stop. Aspetta. Allora, era il tuo 1? No. No. La 3. La 3, bravissimo. Era così in verticale? Sì. Molto bene. Qualora ci fosse stato un errore lo avreste gestito come già abbiamo visto in precedenza, facendogli sentire la natura dell'errore, che potrebbe essere più probabile nei confronti dell'ampiezza del cerchio piuttosto che sull'orientamento dei cerchi. Quinto livello di calibrazione per l'esercizio dei cerchi. Abbiamo la necessità di inserire il confronto con l'arto definito sano, il sinistro in questo caso. Quindi chiederemo al nostro paziente di scegliere un cerchio da voler sentire con il braccio sinistro. Quale vuoi sentire? Il 6. Il 6. Allora, adesso te lo faccio sentire a sinistra, va bene? Poi, mentre vado a destra, tu ti prepari a pensare alla stessa sensazione su quel braccio lì. Benissimo. In questo caso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare il tabellone nel momento in cui ci dirigiamo verso l'arto di destra. Quindi in questo caso il centro dei cerchi si trova in prossimità della spalla. Quando effettueremo il passaggio sposteremo un pochino il tabellone verso il lato destro. Allora, il 6, Zitto. Via. Questo. Lo faccio sentire di nuovo, così lo memorizzo. Questo. Allora, prova a trasferire la sensazione. Fatto. E via. Stop. Era come te lo aspettavi? No. E che ti ho fatto qui adesso? Sì, il 5. Ancora più piccolo, ti ho fatto il 4. Molto bene comunque. Quindi se di fronte a un errore di questo tipo gli ho fatto presente che il cerchio sarebbe stato più piccolo. Quando proponiamo il confronto tra il movimento di sinistra e il movimento di destra dovete avere l'accortezza di eseguire realmente lo stesso movimento. Mi riferisco a quello che è la direzione del braccio. Infatti viene spontaneo per il terapista e per il paziente pensare che il movimento a sinistra, per essere uguale, debba andare nella stessa direzione del cerchio. In realtà non dobbiamo prendere in considerazione il cerchio in questo caso, ma quella che è la direzione del movimento della spalla. Quindi se abbiamo detto che è preferibile utilizzare un movimento che va dall'interno, poi l'alto, l'esterno e infine in basso, allora anche a sinistra dobbiamo eseguire lo stesso tipo di movimento che va dall'interno, in alto, all'esterno e poi in basso.
Non importa che da una parte il viaggio sarà antiorario e dall'altra sarà orario, l'importante è che il paziente nel momento in cui trasferisce la sensazione possa trasferire una sensazione speculare, quindi che abbia le stesse caratteristiche dinamiche tra i due arti.